Ok, oggi un altro video sciallo, parliamo di tutte le mie fotocamere. Come il video scorso dove ho parlato di tutte le mie lenti, oggi parliamo di tutte le camere che ho. Alcune le ho usate di più, altre le ho usate di meno. E altre sono delle chicche che devo ancora utilizzare. Cominciamo dalla prima perché l'avevo già detto la volta scorsa, perché ovviamente ha la lente che non si stacca, la Leica Q, la fotocamera che ho portato in Brasile per fare tutto il progetto riguardo alla mia famiglia. Se non avete visto quel video andatelo a recuperare. E niente, secondo me ottima lente, full frame, compatta. Non è una camera che però riuscite a mettere né in tasca né in un borsello piccolo, quindi ci vuole una sling per portarla in giro, oppure dovete portarla in giro che si vede, cioè una camera fatta proprio così, per portarla in giro e che gli altri vedano. Top, ottimo autofocus, mi piace veramente veramente tanto per fare street, bel 28 mm, una delle camere che ho che mi piace di più. Un'altra che vogliamo togliere di mezzo è la Z8, è la camera che mi sta registrando in questo momento. Mi piace molto, ma è un investimento. Quindi più che una camera che ho scelto per passione, come magari è stata la D800, che è stata la mia prima full frame, la Z8 è stata più un investimento per il lavoro. A livello video, a livello fotografico, è una macchina che fa tutto, è la camera che utilizzo di più per tutta la parte lavorativa e per tutta la parte di fotografia in studio, almeno per adesso. Arriviamo alla D800, la mia prima Nikon full frame, il mio primo stipendio pieno utilizzato così per una camera. Io ho fatto dall'inizio di 3200, di 7000 perché mi si era rotta la di 3200 e poi sono passato alla D800. Ho già avuto la D850 che secondo me è veramente fighissima, un'altra storia. Questa l'ho presa perché mi serviva una Bcam fotografica per lavori, diciamo così, a basso budget, tra virgolette. Non ho voglia di portare 4.000 euro di camera, 4.000-5.000 euro di camera, più lenti e tutto, in un lavoro che magari non è così remunerativo, quindi ho detto, se devo fare tantissime foto, devo magari essere in un posto dove c'è tanta, che ne so, acqua, sabbia, polvere, cambiare lenti e cose varie, utilizzo una macchina che effettivamente, se anche mi si rompe, l'ho pagata 400 euro usata su Subito, se non mi sbaglio, e che è fantastica. Risultato fantastico, messa a fuoco anche con i Sigmart di cui vi ho parlato nel video su tutte le mie lenti, e se non l'avete visto andatelo a recuperare. Per foto, solo foto, anche da studio, definitiva. Nient'altro da dire. Passiamo a un paio di macchine analogiche che sono medio formato, che hanno il rullino da 120. La prima è questa Shanghai che ho preso in Francia, acquistata a 50 euro a Pozzetto, era molto figa, l'ho acquistata più per prop che per usarla. Penso di averci fatto qualche foto, non mi ricordo, sicuramente ho sviluppato un rullino che è venuto bene o male, ma ha un grosso problema che sono i tempi. Ho cercato di farlo aggiustare, l'ho portato anche da NOC qua a Milano, però non sono stati capaci di aggiustarla, me l'hanno rimandata indietro e nulla. Mi piacerebbe scattare con questa, ma o devo comprarne un'altra o devo trovare qualcuno che riesca ad aggiustare i tempi, perché sennò le foto vengono tutte sbagliate e non si può fare. Comunque molto bella. L'altra l'ho acquistata da l'Omopasta su Instagram, se non sbaglio, era su subito.it, non aveva il pozzetto, l'ho aggiunto io, ed è la Mamiya 645, medio formato molto molto bella. Volevo cominciare a scattare qualche ritratto, ecco perché è l'80 mm di cui vi ho parlato l'altra volta, però l'ho utilizzata poco, ho fatto solo 2 rullini con questa. Arriverà il momento in cui mi dedicherò solamente a scattare con questa camera, ad approfondire il discorso medio formato, ma approfondire di più il discorso analogico e pellicole, eccetera. Ma per adesso non è questo il giorno. Secondo me con il pozzetto è molto più bella, è più difficile da utilizzare, ma è più bella a 360 gradi e c'ha questo fascino in più. Ed ecco qua. Sempre stando nel discorso rullini, una macchina che ho comprato e che volevo usare l'ho venduta, era la Nikon EM, sempre rullino 35, e ho comprato a pochi euro
questa pratica LTL con questa pelle arancione che hanno messo su. Era meglio nelle foto, serve una puntina di colla, ma sembra un po' cheap, se devo essere sincero. Quindi la sto vendendo. Il fatto che abbia il pulsante qua davanti mi aveva spinto a prenderla, volevo utilizzarla per cominciare a scattare un po' a pellicola, ma in verità ho capito che per quello che sto facendo al momento passerà un po' di tempo prima che riesco a farla, e se mi metto a scattare a pellicola preferirei farlo con una macchina come la Mamiya, che ha un altro tipo di resa e che può anche introdurmi nel mondo delle medio formato, quindi imparerei. Invece qua sarei solo semplicemente catapultato nel mondo delle analogiche, delle pellicole eccetera. Diciamo che non mi intriga così tanto. Comunque top il pulsante qua, veramente bellissimo. Vorrei che altre camere avessero il pulsante in questa posizione. Come ultima camera pellicola, almeno per adesso, abbiamo questa Nikon EF400SV con il suo 28 mm, che era la mia point and shoot di quando ero ragazzino e andavo in giro con la scuola. Nelle gite fotografavo con questa macchinetta qui. Fotografavo prima di avere coscienza di fotografia, mi piacesse o meno, che potesse essere qualcosa a cui appassionarsi, a cui dedicarsi. Veramente questi qua sono gli albori degli albori e rimane con me fino ad oggi. È proprio questa qui, quella che utilizzavo io e che utilizzava anche mio padre. Poi ho acquistato una Coolpix, sempre Nikon, perché volevo quel look un po' anni 2000, penso, una L10. Adesso non so neanche se è carica, penso di sì. Oh mio Dio, batteria scarica, perfetto. È messa malissimo, però vorrei prima o poi fare non un video a riguardo, ma vorrei fare qualche foto con questa qui. Ho già fatto qualcosina, ma il look di queste compattine qua vecchie è interessante e quindi vorrei utilizzarlo in qualche foto. Allora, ora prima di passare alle chicche finali, parliamo di queste 3 camere. Una che ho comprato perché era molto bellina, che è la Polaroid 1000, che adesso sto vendendo perché lasciarla lì e prendere polvere non mi piace. Ho fatto qualche Polaroid, ma non l'ho utilizzata così tanto. Altra che ho comprato a 10 euro perché è bellissima. E niente, ma non posso scattarci almeno che non prendo delle pellicole scadute, questa Polaroid Spectra. Prima o poi farò un video a riguardo perché mi piace veramente veramente tanto e secondo me Polaroid dovrebbe tornare a fare macchine di questo tipo e non le cagate che sta facendo ora come camere che sembrano giocattoli per bambini e che non sono questo. E poi la macchina che ho utilizzato più di tutti per fare istantanee. Se non l'ho mai fatto vedere qui sul canale, io ho utilizzato questa Polaroid per fare tantissime istantanee che siano personali, con i miei genitori, con modelle, con la mia ragazza. Veramente, c'è stato un periodo in cui mi sono dedicato tanto alla Polaroid e a varie istantanee, magari le state vedendo adesso a schermo. È una cosa che mi piace veramente tanto, è una cosa che vorrei riprendere, però vorrei provare a scattare con la Spectra. Quindi Polaroid, se stai guardando questo video, ritorna a fare le pellicole Spectra, bastardi. E adesso è arrivato il momento finale. Ci sono 3 chicche finali che sono 3 macchine nuove che ho preso, che sono 3 macchine molto 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 interessanti, alcune più interessanti delle altre. Ci sono 2 Nikon, questa è una P7000 compattina molto bella che ho trovato su Vinted a pochissimo e l'ho presa perché mi piacerebbe approfondire il discorso di questo tipo di form factor, ovvero una fotocamera compatta con un sensore che possa fare anche fotografie in RAW, ma soprattutto con questo tipo di lente. Quindi una fusione tra una Coolpix normale, che ha queste lenti qua che vengono in fuori, e mettiamo una Leica, quindi una macchina compatta che è fatta e finita e basta, con un form factor un po' diverso, un po' più professionale. E niente, non vedo l'ora di scattare. Ho fatto qualche foto qua fuori solo alle piante per capire un attimo il file come sono, e prima o poi arriverà un video sul canale. L'altra chicca, un'altra Nikon, e questa l'ho comprata perché effettivamente non avevo mai visto una Nikon così. Penso che ce ne siano un paio di modelli fatti in questo modo qua, che si tiltano, hanno anche il mirino
e io voglio provare a fare street con questa roba qua. Mi sembra veramente veramente molto bella. È una Coolpix, c'ha lo schermino sopra, quindi potete guardare da sopra mentre scattate. Questa non fa i RAW ma fa dei TIFF in alta tra virgolette risoluzione, devo ancora capire a livello di file, e c'ha anche il flash, ma adesso devo capire un attimo come tirarlo fuori. Bellissimo qua questa righina rossa stile Nikon delle reflex, secondo me molto bella. Quando l'ho vista ho detto no, devo assolutamente provarla. E poi come ultima chicca, la cosa più carina, l'ultima macchina che ho ricevuto è questa Contax G1, di cui non ho ancora la lente, non l'ho ancora provata. Vorrei, come vi ho detto prima, buttarmi un po' sulle pellicole. Se all'inizio, quindi mesi e mesi fa, forse 2 anni fa, volevo cominciare con la pratica così tanto per, ora sono più interessato a fare una combo Mamiya e Contax. Perché? Sia per imparare un po' di più sulla pellicola, ma anche per avere un look diverso sulle foto che faccio. Ho avuto contatto con dei brand che magari cercano un look diverso, che ovviamente si può cercare di emulare in digitale, ma diciamo che la pellicola ti dà qualcosa di già fatto, di già più consistente, già più costante nel tempo, che in digitale, ripeto, si può fare, ma non è la stessa cosa. E secondo me la serie Contax, la G1 con il planar 45 mm potrebbe essere una bella combo per provare a fare quella parte lì, e anche il medio formato poi con la Mamiya. Ok, queste sono le mie camere, fatemi sapere cosa ne pensate e anche cosa ne pensate dei discorsi che ho fatto riguardo ad ognuna. Vi piace l'analogico? Vi piace le compatte? Avete mai provato macchine così strane? Pellicole? Avete mai provato la Spectra? Fatemi sapere tutto nei commenti e niente, spero di riuscire a approfondire queste varie camere un po' di più in futuro. Andate a recuperare il video di tutte le mie lenti se volete vedere tutto il mio parco ottiche, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!